appena le 8 di mattina, ma già sto cercando l'ombra. Fa già molto caldo, ci sono poche nuvole oggi e una giornata bellissima ma calda. Questa giornata ci porterà dal passo Staulanza verso la civetta e la aggiriamo praticamente verso ovest e andremo fino al rifugio Tissi. Buona visione. Praticamente abbiamo continuato sempre per la via 472 e poi sono sceso per 474 giù verso Pala Favera. C'è un'altra via, un po' una variante, che va verso, sì, dritto vicino alla strada dal passo Staulanza, dall'altra parte verso una baita, Bella Monti, Vescova, non lo so, comunque quella è la via 568. Io ho continuato per il 472, giù 474, qua tra l'altro c'è un bellissimo camping, ho visto il camping Pala Favera per magari fare una pausa, lavarsi un po', non male. La via lì era in mezzo ai boschi, niente di che, un po' in salita, un po' in discesa e poi discesa giù verso questo rifugio Pala Favera, che praticamente qua c'è la Val di Zoldo. Qua siamo in Val di Zoldo. Abbiamo già fatto un po' di percorso, praticamente qua il passo Staulanza, qua questa via 472, 474, qua è questo camping che ho detto e da qua si sale. Qua sono già salito oggi 564 questa via. Questa è una strada larga, come vi farò vedere qualche immagine poi ogni tanto, e lì sotto c'è la baita malga di Pioda. Qua si cambia poi e si prende il 556 che va su verso il Coldai. Da questa malga Pioda fin su al Coldai circa un'oretta e da qua al Tissi di nuovo 2 ore e mezza. E adesso continuiamo fino al Coldai. Segnalazioni un po' scarse qua, non riesco a capire niente, non so esattamente adesso se si continua di là o di qua. Qua si vede un po' il giro che abbiamo fatto ieri, praticamente qua dietro c'è il Giao, quella punta bianca lì è la Tofana, deve essere, sono le Tofane comunque, e da lì siamo saliti sul Cresta Giao, abbiamo fatto tutto sto giro bello fino sotto al Pelmo e giù sul Staulanza. rifugio bello qua in mezzo alle montagne. Diamo un'ultima volta un'occhiata
da questa parte, da questo lato, Val di Zoldo, il rifugio, il Pelmo ancora si vede, e ci incamminiamo verso il rifugio Tissi dall'altra parte, dove giù a valle ci sta Alleghe, e guardate qua cosa ci aspetta, stupendo lago Coldai. E qua mi sa che farò una pausa. Esserci riposati un po', lasciamo dietro di noi il lago Coldai e andiamo verso il rifugio Tissi, seguendo la via 560. Prima ho fatto una pausa, ho mangiato qualcosa al lago e pensavo magari di farvi vedere cosa ho portato da mangiare questi 4 giorni alla fin fine. Comunque la giornata di domani è solo ritorno a casa, perciò farò un video anche di quello. Innanzitutto in questo sacchetto c'è semplicemente il sistema di cottura, questa volta con il coso a gas, e qua c'è dentro un piccolo fornelletto di questi. Metterò un link sotto in descrizione di queste cose e in altri video poi li presenterò meglio magari. Poi allora, prima qua colazione, normalmente ho qua questi sacchetti un po' con ci sono queste noccioline varie, noccioline e frutta secca, molto buone, nutrienti e ti danno un bel po' di energia. Per questi, allora, io sono stato fuori 4 giorni e ne ho portato 4, uno c'è ancora per domani. E poi questi dei snack, questi non erano buoni. Allora, colazione e un po' durante il viaggio, anche la mattina. Mezzogiorno sempre un pezzo di salame e un pezzo di speck, che è qua. Vedete, tutto impacchettato, non è che sono fanatico di questo, ma è per tenere un po' alla larga animali vari, specialmente la notte, perciò ci tengo a impacchettare tutto bene. Chiaramente tutti questi sacchetti me li porto di nuovo a casa. Come per bollire, cucinare, questa gavetta secondo me esiste poco paragonabile a questa gavetta. Io mi ci trovo troppo bene e ho provato un sacco di altri sistemi, questa è ancora quella migliore. Anche quello che ci sta qua dentro, no? Cioè, come avete visto prima, cosa ho tirato fuori tutto qua, poi comprimerlo, anche poi con il coperchio c'è ancora un po' di posto qua, puoi mettere veramente tanta roba già qua dentro, no? Non è spazio vuoto. Qua c'ho allora avevo uno di Scotti, uno della Knorr, e poi per ogni giorno praticamente uno, ma uno l'ho diviso in 2 giorni, anche questo volevo provarlo, questo poi lo prendo domani. E c'è altro? Pane secco. Come pane io porto solo pane secco. Sì, questo è pane secco, che non so se si trova in tutta Italia, ma Trentino, Alto Adige, provate, non so, all'MD, questo io ad esempio l'ho comprato a MD, LD, perciò se si trova qua si deve trovare in tutta Italia. Sì, pane secco è leggero, nutriente e molto buono, e non ingombra, puoi farlo a pezzettini come piace a te per trasportarlo. Per la cucina ho dimenticato questo. Stupendo, un mini contenitore, guardate quanto è grande, con curry, con paprika, con un po' di sale,
misto e pepe. Perfetto, veramente, basta che non arrivi umido, perché qua le chiusure non sono quel granché, ma veramente veramente carino. Eccolo il rifugio Tissi, lassù, pazzesco, incredibile ma vero. Siamo arrivati da qua e ora continuiamo qua. Mi piacciono sti passaggi, se vedete dove lì le vie lungo tutta quella, sotto questa montagna, pazzesco, bello. Niente di grave comunque, perché so che lassù c'è la baita, no? E adesso ho visto che la via è lassù, è un bel po' che non la vedevo più e praticamente giravo qua in mezzo a tutti sti enormi sassi. Lì in mezzo c'era un tratto di via che ho trovato per caso, ho visto per caso, ma poco dopo di nuovo non ho più trovato la via. E non è proprio divertente qua sotto questi colossi, praticamente tutti questi sassi che vedete qua, viene giù roccia e sassi, cadute sassi ogni giorno, perciò specialmente in primavera sì, non è molto divertente. Adesso cerco di uscire da qua. Mi sono appena ricordato e accorto che non ho fatto i timbri in nessuna baita stavolta. È dal falzarego che non faccio timbri. Per chi non lo sapesse o per chi non ha visto i miei primi video, praticamente questa è una serie di video sull'alta via delle Dolomiti e questa è la sesta puntata o la sesta tappa e sì, e lì ho parlato di questi timbri, che praticamente da baita in baita puoi farti dare questi timbri, poi se fai la via fino alla fine, che sarebbe fino a Belluno, lago di Braies fino a Belluno, vai nell'agenzia turistica da qualche parte, ti danno, non so, un diploma o qualcosa. Comunque a me non me lo danno perché ho dimenticato i timbri. Caduta sassi. E lì sono passato prima. Ormai ci siamo già lasciati il rifugio Tissi alle nostre spalle, dietro di noi, nella Val Civetta. Qua c'erano queste baite di Pioda, Malga, qua siamo saliti fino al Coldai, qua c'era il lago e qua c'è tutta sta Val Civetta. Praticamente adesso siamo qua sotto il rifugio Tissi, lì sotto c'è Alleghe. E il programma che avevamo in mente di fare oggi l'abbiamo fatto. Una giornata stupenda con qualche piccolo ostacolo e devo dire che da ieri, praticamente più o meno dal Città di Fiume, mi mancano un po' le segnalazioni, cioè ti fai anche a volte più di 2 ore di camminata, un'ora e mezza, 2, senza sapere esattamente se sei sulla via giusta, non ci sono i numeri e quello disturba, perché potresti farti 2 ore di camminata su una via sbagliata e te ne accorgi più tardi e devi tornare indietro. Vabbè, in questo caso sicuramente è utile un GPS per sapere dove siamo esattamente. Io ora vado giù a valle, vado verso Alleghe, lì trascorro ancora una notte, mi riposo lì e domani torno a casa. Comunque non c'entra con l'alta via, perciò non farò neanche dei video. L'alta via continua di là, in quella direzione, vediamo se riesco, di là, l'alta via,
che andremo sicuramente a vedere un'altra volta. E direi che per questa volta è tutto. Spero vi sia piaciuta questa nuova serie dell'Alta Via. Io non sono una guida, io non sono un esperto, semplicemente un appassionato della vita all'aria aperta, dell'outdoor e di montagna. Con questi video cerco solo di condividere un po' questa passione. Essere qua e vedere queste montagne ha dell'incredibile. So che molti mi invidiano e con questi video voglio semplicemente, o spero, di potervi far avvicinare un po' a questo mondo, anche se solo dietro uno schermo. Sicuramente è meglio se venite qua, ma almeno spero così forse almeno di diminuire un po' questa invidia e di condividere questi paesaggi meravigliosi con voi. Volevo ancora dire dal Staulanza fin qua al rifugio Tissi, sì, sicuramente 5 ore, più o meno 5 ore, poi dipende sempre dalle pause di qua di là, se ci si ferma nei rifugi eccetera eccetera, ma 5 ore, 2, 3, 4, sì, intorno alle 5 ore se non un po' di più. Ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao ciao ciao.